Tanzania, una terra di colori, di suoni, di vita selvaggia, una terra antica dove la storia dell'umanità ha avuto inizio e dove ogni passo sembra raccontare qualcosa. Dalla maestosità della savana ai silenzi delle montagne, la Tanzania è un viaggio dentro la natura, ma anche dentro se stessi. Benvenuti in questo documentario, io sono Petra e oggi vi porto alla scoperta di un vivace paese dell'Africa orientale, noto per i suoi paesaggi diversificati, il ricco patrimonio culturale di fauna e flora uniche al mondo. La Tanzania è una delle nazioni più affascinanti del continente, ospita la vetta più alta, il Kilimangiaro, e il lago più grande, il lago Vittoria. Ogni regione, ogni villaggio, ogni volto ha una storia da raccontare. Con oltre 65 milioni di abitanti e più di 120 gruppi etnici, la Tanzania è un mosaico umano. Sebbene in Tanzania si parlino oltre 120 lingue e abbia una ricchezza culturale immensa con varie diversità linguistiche, canti, danze e riti, la lingua più comune è lo Swahili, che unisce i vari gruppi. La tolleranza religiosa e l'armonia tra le fedi sono un esempio per il mondo. Cristiani, musulmani e credenze indigene convivono pacificamente in una società che accoglie. A ovest si estende la Rift Valley, una gigantesca faglia naturale lunga circa 3.000 km e larga 60 km, e attraversa diversi paesi, con laghi e crateri. Infatti ospita una ricchezza di flora e fauna famosa per i suoi indimenticabili safari, in alcuni dei parchi naturali più belli del mondo, dal cratere di Ngorongoro a un'altitudine di 2.285 metri al Parco Nazionale Manyara del Tarangire e Serengeti. Questi paradisi ospitano più di 30.000 animali, tra leoni, rinoceronti, ippopotami, elefanti, zebre, giraffe, gnu, gazzelle, bufali, antilopi, leopardi, fenicotteri, babbuini e altri ancora. Ma la vera sfida di questo viaggio mi attende. Durante il mio viaggio in Tanzania ho avuto la necessità di restare connessa per continuare a lavorare ovunque mi trovassi, e Iralo, sponsor di questo video, mi ha permesso di farlo con una semplicità incredibile. Grazie alla sua eSIM ho avuto una connessione affidabile anche nei luoghi più impensabili, sul Kilimangiaro, in mezzo alla natura selvaggia dei safari, nell'immenso parco del Serengeti, in mezzo alla savana e in mezzo alla foresta pluviale. E Iralo è il primo negozio globale di eSIM disponibile in oltre 200 destinazioni nel mondo. Inoltre consente di utilizzare la funzione hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi. L'utilizzo è semplicissimo, basta scaricare l'app di Iralo, acquistare la eSIM e installarla sul proprio dispositivo. Una volta arrivati a destinazione è sufficiente attivarla dalle impostazioni del telefono per essere immediatamente connessi. Trovate il link e un codice sconto per la vostra prima eSIM qui sotto nella descrizione. Buon viaggio! Il monte Kilimangiaro, con i suoi 5.895 metri, è la montagna indipendente più alta al mondo, il tetto d'Africa, una vetta che si erge dalla savana fino a sfiorare le nuvole. Sono qui proprio alla partenza al Marangu Gate per andare a raggiungere il Kilimangiaro. Saranno diversi giorni di cammino, giorni un po' più tranquilli e giorni dove si dovrà camminare molto di più. Non vedo l'ora. Sono sotto la foresta pluviale, ma sono molto carica e non vedo l'ora di andare a raggiungere questo nuovo obiettivo. Let's go! Abbiamo scelto la Marangu Route, 6 giorni di trekking partendo dalla foresta pluviale per poi proseguire nella brughiera e deserto alpino e infine in una zona artica. Ci sono diversi campi base, il Mandara Hut, Horombo Hut, Kibo Hut e infine la cima Uhuru Peak. Sebbene sia spesso considerata la via più facile e popolare, in termini di acclimatazione è considerata la più difficile. Questo perché offre meno opportunità per l'acclimatazione rispetto ad altre vie. Infatti, in molti non riescono a raggiungere la cima. Tutto il primo giorno lo passiamo sotto la foresta pluviale, un luogo umido, fresco e piovoso.
Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. You are Nelson, our guide, right? Yep. No, I have a lot of friends from Italia. Yes. Petra. Bene, questo è il luogo dove dormiremo la prima notte. Vi faccio vedere, questa è la nostra stanza. Quattro letti. Questo estremo, questo è questo estremo. Siamo ancora all'inizio. Situazione gabinetto. Ma come vi lavate? Venite, ve lo faccio vedere. Così. Semplicemente così. E qua. Bacinella se ti devi lavare magari qualcosa. Via. Si prosegue. Lui è Joele. Ciao a tutti, ormai ragazzi. Un compagno fedele. C'era anche l'anno scorso in Nepal, se vi ricordate si Esattamente. sentiva in alcuni momenti la sua voce. E come ti senti? Il primo giorno è andato bene. The kitchen. The food and the chef. Ripartiti per il secondo giorno. Questo è Vincent. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Look for the photo. Sun for the sun. Que jua lile literemke mama. Ay 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 mama. Jua lile literemke mama. Ay 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 mama. Ay 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 mama. Ay 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 mama. Jua lile literemke mama. Ay 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 mama. Ay 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 mama. Look the sun. Yeah, jua lile literemke. Yes. Now it's here. È uscito il sole africano finalmente, ci ha ascoltati, abbiamo fatto la danza del sole e la temperatura decisamente è salita. Adesso siamo a 3038 metri e di fronte a me si vede già il Kilimangiaro. Che bello. Guarda oltre ciò che vedi. Arrivati a Horombohat, 3720 metri, qui passeremo 2 notti per acclimatarci al meglio. Hey guys, good morning. How are you? We are going to acclimatization. We are on the way to Zebra Rock. So there we'll have a picture and then we'll do a little bit of briefing about Zebra Rock. Then we'll come back. We go up to 3,900. Then we're coming back to 3,700 for overnight. Yes, let's go. Yeah, cool. Yes. Enjoy. He's Revo and he's our guide. Where are you from? I'm from Moshi, Kilimanjaro Yes. region. Yeah. Local. Yeah. The best one. Yeah. We are going to our summit is Uhuru Peak. Uhuru Peak means freedom. Freedom, it means we need to be free. So during Tanzania getting our independence in 1961, our president, they bring the flag to the top of this mountain. This is the top of Africa. To make sure to say now we are free. We bring our flag there to say now we are free. And the aim is not only Tanzania to be free, it's just to all African to be free, because this is the top of Africa, and we bring the flag to the top of Africa and we say now we want the African to be free. And from that time, the campaign of Make African to be free, they started. That's why we say it's like Arusha is the Geneva of Africa, means a lot of meeting or some leaders, they come into Arusha to discuss how African to be free. So that's why we say Arusha is the Geneva of Africa. So Tanzania is one among of the country, a lot of leaders, they sit here
to make sure Africans there be free. That's why you say Uhuru Peak, means Africans supposed to be free. Melala hakuna matata, Kibo tutahenda Hakuna matata. Huru tutafika Hakuna matata. Jini tutarudi Hakuna matata. Zebra rock. We have several kinds of rocks. This is one of them called igneous rock. This igneous rock normally is get some minerals. This is get iron minerals and salty minerals. This is a result of combination of water and iron. Queste alle mie spalle, Monte Kilimangiaro. Pazzesco. Qui si trova Kibo Hut e ci andremo domani e poi seguire fino alla cima. Kibo Hut e la via. Top. Yes, guys, arrived at Kibo Hut, 4720 metri. Hello. Wow. L'ultima notte è la più dura. Si parte a mezzanotte. Freddo pungente, respiro corto, silenzio. Poi, piano piano, la luce dell'alba. I colori che cambiano, le gambe che tremano, ma qualcosa dentro di te ti spinge avanti. Ultimi passi per raggiungere il punto più alto. Il respiro si fa corto, ma la vista è assurda. Ed eccola, la cima Uhuru Peak, 5.895 metri, il punto più alto dell'Africa. E in quel momento non senti più la stanchezza né il dolore, solo gratitudine, lacrime agli occhi, un sogno realizzato, perché io ce l'ho fatta, perché amo la montagna e la montagna mi ha accolto anche questa volta. La Tanzania mi ha cambiata, mi ha messo alla prova, mi ha fatto sentire piccola ma viva. Dai parchi dove regna la natura selvaggia alle altezze estreme del Kilimangiaro, questo viaggio è stato molto di più che un semplice viaggio. È stato un ritorno all'essenziale, un'immersione nell'anima dell'Africa e nella mia. Se anche voi cercate qualcosa che vi metta in contatto con la natura, con l'essere umano e con voi stessi, allora questo posto vi aspetta. Asante Sana. Hakuna Matata, Tanzania.